Spero di dare una svolta positiva alla vostra giornata perché solo a guardarla mette allegria. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa che ho chiamato Cora. Questo progetto nasce per dare una nuova possibilità, una seconda vita, insomma, ad alcuni materiali, a degli avanzi, insomma. Non stiamo parlando soltanto di cordoncini, nello specifico ho utilizzato il cordoncino che è un po' un amore e odio per due motivi principalmente. Sia perché è duro da lavorare, sia perché si aggroviglia all'interno della busta. E lo so, vi capisco benissimo, succede anche a me, io mi metto lì con la santa pazienza e insomma sbroglio questa matassa. Come notate ho tantissime buste di questo cordoncino in tutte le tonalità, sia chiare che scure. Per questo progetto ovviamente mi sono ispirata alla ruota dei colori, anche perché se mi conoscete un po' sapete che amo i colori vivaci e che trasmettono allegria, quindi non potevo che utilizzare queste tonalità. Direte, hai finito tutti gli avanzi? Assolutamente no, era davvero impossibile perché come avete visto ho tantissime buste, però devo dire che ho fatto fuori sia la colorazione blu che la colorazione lilla e poi devo dire che ne è valsa la pena perché è uscita fuori una borsa molto bella, tra l'altro super pratica, comoda e spaziosa. Sapete che amo questo tipo di borse. Comunque non ho utilizzato soltanto degli avanzi di cordini vari, ho utilizzato anche degli avanzi di rete da 0,5. Io penso che chiunque realizzi borse all'uncinetto abbia il suo rotolone di rete, no? E all'interno abbia anche dei pezzettini che ha ritagliato, pensando magari può servirmi per andare a irrigidire un laterale, oppure che so, una busta all'uncinetto, un qualcosa di piccolo. Ecco, io ho sempre fatto così, non ho buttato mai questi piccoli ritagli perché ho pensato sempre che un domani mi sarebbero stati utili. Come in questo caso, tra tutti questi pezzettini ho trovato un lungo rettangolo, ho pensato bene di basarmi sulle dimensioni appunto della rete stessa per andare a realizzare una borsa. Quindi se anche voi avete dei pezzetti di rete un po' qua e là, sfruttateli, potreste realizzarci un progetto. Spero che questa idea vi sia di ispirazione, anzi vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere se anche voi avete pezzetti di rete qua e là o magari li buttate, non saprei, vi aspetto nei commenti. Comunque andiamo al succo del discorso, vi ho raccontato un pochetto la storia di questo progetto, come è nato e perché siamo qui a parlarne. Ora, cosa ho impiegato? Ho impiegato all'incirca 250 grammi di cordoncino in tutte queste colorazioni, ma nel tutorial vi dirò meglio. Il pezzetto di rete ritrovato all'interno del mio rotolone di rete stessa e pochi accessori ma indispensabili, quelli che occorrono comunque per la realizzazione di una borsa. Due ponticelli argento, 60 cm di catena, lo sapete ormai, ve lo dico sempre, io la preferisco di questa lunghezza, per me va più che bene, la voglio stretta sotto il mio braccio, ma potete arrivare anche fino a 1,10 m, 1 metro se preferite la borsa più lunga. Una chiusura a cartella, ma volendo potreste anche utilizzare due bottoni magnetici o altri tipi di chiusura. Insomma, questo progetto è un po' un progetto di recupero, quindi utilizzate ciò che avete a disposizione. L'unica cosa che ho utilizzato nuova di zecca è stata la stoffa, quindi uno scampolo, ci occorrerà anche uno scampolo più che altro per andare a nascondere la rete soprattutto, ma anche la chiusura all'interno con la griglietta, e nel tutorial vi mostrerò anche come foderare passo passo la borsa, quindi le principianti in ascolto sicuramente saranno super contente. Poi non ho davvero utilizzato altro. Se vi piace il progetto e non vi piacciono queste colorazioni super vivaci, potreste anche utilizzare una sola colorazione di cordino o anche due, insomma potete davvero sbizzarrirvi, prendete l'idea. Spero che comunque questa borsa vi sia di ispirazione. Credo di avervi detto tutto, non aggiungo altro. Se avete qualche dubbio o volete qualche info scrivetemi pure sotto a questo video. Vi lascio direttamente al tutorial, però come sempre ti devo ricordare, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, cosa aspetti, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Intanto faccio un cappio e avvio un tot catenelle che corrispondono ai centimetri della rete. Nel caso del mio avanzo 20 centimetri. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 27. Nel mio caso con questo cordoncino 27 catenelle corrispondono a 20 cm. Ovviamente aggiungo una catenella in più per un totale di 28 per ritornare indietro a punto basso. Infatti a partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 27 punti bassi. Ventisei, ventisettesimo ed ultimo punto basso. Faccio una catenella, giro la mia primissima riga e procedo per la seconda. Andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto al di sotto per un totale sempre di 27 punti bassi. Bene, ultimo punto basso, prendo il cordino ma le due asole non le chiudo perché ho deciso che per questo progetto cambierò il colore ogni due righe visto che ho tantissimi avanzi e colori, per cui seguendo esattamente la ruota dei colori prendo questa bellissima tonalità verde acqua. Dunque per cambiare il colore cosa faccio? Semplicemente questo, lascio un po' di eccesso giusto per avere la possibilità di nascondere in un secondo momento i cordini, i fili in eccesso, metto il cordino sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso le due asole. Fatto questo faccio una catenella con la seconda colorazione. Non preoccupatevi se qui i punti si allargano un po', tanto adesso risolviamo, intanto giriamo il nostro lavoro. Vado a prendere la coda azzurra e la porto esattamente sul mio lavoro, sulla seconda riga, così entro e blocco fin da subito il cordino precedente e nel frattempo vado a fare un punto basso. Tiro un pochetto giusto per stringere i miei punti e proseguo. Andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 27 punti. Nel frattempo mi lavoro un po' di coda dietro. Bloccata per un po' di punti ovviamente poi taglio. Vi consiglio di fare in questo modo perché evitiamo di farlo in un secondo momento con ago e filo, lo facciamo fin da subito. Mentre questo è già comunque agganciato. Ultimo punto basso. Bene, terminata la terza riga con la seconda colorazione, faccio una catenella e procedo per la mia quarta riga, sempre con la stessa colorazione, poi la cambierò durante il quinto giro o comunque farò il cambio colore durante questo giro. Non appena termino la riga vi rimostro un'altra volta. Penultimo punto. E quando arrivo all'ultimo punto prendo il cordoncino ma non chiudo le asole, vado a fare lo stesso lavoro. Dopo il verde acqua utilizzerò questa tonalità di verde che non è uguale alla tonalità della ruota dei colori ma mi adeguo, quindi ho queste colorazioni in qualche modo rispetto alla ruota dei colori anche se ho delle tonalità un po' differenti. Comunque io nel frattempo sto parlando e non vi stavo spiegando, rifaccio nuovamente da capo. Abbiamo le due asole sull'uncinetto, lascio un po' di cordoncino, no? Quindi metto la terza colorazione sull'uncinetto e la faccio passare attraverso le due asole che ho. Poi blocco con una catenella, non con la coda, ma con il cordino di lavorazione e faccio una catenella. Giro il mio lavoro e prima di andare a lavorare il primissimo punto, come notate i punti sono abbastanza lenti, cosa faccio? Prendo sempre la seconda colorazione, guardate, tiro, stringo, la porto proprio sulla seconda riga in verde acqua e vado a lavorarmi il primo punto. Ok, quindi stringo il primo, stringo il secondo e come notate non abbiamo fori antiestetici. Per cui continuo per la quinta riga.
andando a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto per un totale di 27 punti e nel frattempo mi lavoro la coda dietro. Comunque la coda dietro la possiamo anche tagliare non appena arriviamo a metà lavoro. Io per esempio per l'altro pannello ho fatto così. Dunque per quanto andrò avanti finché non vado a ricoprire il mio avanzo di rete, che nel mio caso misura 48 cm. Guardate come tutto coincide, per cui se anche voi vi ritrovate un pezzo di rete o comunque non ve lo ritrovate, non avete degli avanzi, per carità è possibile che non l'abbiate, potete comunque seguire lo schema se vi piace il modello e quindi farete lo stesso lavoro. Per arrivare a 48 cm ho dovuto fare un bel po' di righe. Ho lavorato esattamente 73 righe totali che equivalgono ovviamente a 48 cm. Ora, come notate c'è una colorazione in più, ovvero questo blu che ho utilizzato soltanto per 3 blocchi. Perché semplicemente mi è terminato, quindi l'ultimo blocco l'ho saltato col blu e ho continuato direttamente con l'azzurro. Anzi, se ve la devo dire proprio tutta, mi è rimasto questo che utilizzerò sicuramente per la realizzazione dei due laterali. Credo di fare almeno un laterale, 2 righe, non so, vedremo fra poco insieme. Comunque ho utilizzato 9 colorazioni dal blu al lilla. Quando terminavo le mie colorazioni, ovviamente ho tante altre colorazioni ma non le ho utilizzate per questo progetto in quanto sono scure, sono un po' dei colori cupi, tipo questo colore oro. Ora non è cupo, però se io mettessi oro qui, insomma, non mi piacerebbe tanto, è un mio gusto personale. Così come il bordeaux, oppure questo colore che è un verde, un color verde fango, non saprei, ma è molto scuro e non amo queste colorazioni troppo scure. Quindi dicevo, ogni qualvolta terminavo le mie colorazioni andavo a lavorare una riga col bianco giusto per spezzare un po', e credo proprio che andrò a rifinire tutto il mio corpo borsa con il bianco, giusto per dare quel tocco in più tra tutti questi colori. Infatti ho ripetuto questo blocco per 4 volte. Ogni blocco è costituito da 18 righe, poi riga in bianco, 18 righe, riga in bianco, 18 righe, riga in bianco, e poi l'ultimo blocco, come vi dicevo, ho saltato la colorazione in blu perché è finita e ho continuato finché non ho terminato con le ultime 2 righe. Insomma, ho raggiunto i miei 48 cm. Una volta fatto questo posso continuare il mio lavoro. Prendo delle mollettine e vado a bloccare per benino il mio pannello. In questo modo quando andrò a rifinire a punto basso non si muoverà nulla. Bene, ho fissato la rete al di sotto, quindi vado a riprendere l'ultima riga e vado a fare il cambio colore come vi ho mostrato fin dall'inizio. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorarmi anche la coda, quindi mi inserisco nel primo punto e nel primo quadratino. Allora, qui intanto vado a fare 2 punti bassi, poi alla fine vedremo il perché. Poi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, prendendo anche la rete dietro, in questo modo. Tolgo la mollettina, vado a lavorare gli ultimi 3 punti, 1, 2 e terzo punto basso nell'ultimo. Sempre nell'ultimo punto aggiungo un altro punto basso, una catenella e altri 2 punti bassi. 1 e 2 e faccio il mio angolo in questo modo. Adesso giro leggermente il mio lavoro e vado a rifinire il lato più lungo. Come faccio sempre, per ciascuna riga a punto basso lavorerò un punto basso, quindi prima riga, successiva ovviamente un punto basso.
riga successiva in rosa, prendo anche la rete, un punto basso. Grazie a tutte le colorazioni riuscite a vedere che comunque vado a lavorare un punto basso per ciascuna riga. Un punto basso, un punto basso e continuo in questo modo per tutta la riga. E voilà, questo sarà il risultato, guardate, lavoro super pulito. Nella seconda sezione ho tutti questi cordini che ho lasciato praticamente qui, non li ho nascosti, stavo pensando di lasciarli proprio qui. Vado a lavorarmi tranquillamente la riga successiva, la coda dietro la sposto e vado a fare un punto basso, giusto per fare qualcosa di diverso. Riga successiva, un punto basso, poi qui ho l'altra colorazione, la lascio qui e vado a fare un punto basso. Intanto lascio le code fuori, se il progetto mi convince le lascio così, se non mi fa impazzire, insomma non è di mio gradimento, faccio sempre in tempo a nasconderli. Ok, ho terminato tutto il lato più lungo, vado a fare l'ultimo punto nella catenella iniziale, entro nell'ultimo quadratino e anche qui ripeto 2 punti bassi, una catenella e altri 2 punti bassi nello stesso punto, 1 e 2. Ok, altro angolo completato, quindi andiamo avanti. Andrò a lavorare ovviamente un punto basso in ciascuna catenella e quadratino dietro. Ovviamente qui i punti sono un po' strettini, volendo possiamo cambiare il numero di uncinetto, per esempio io potrei passare o al 3 o al 3,5, però credo che continuerò perché qui sono più morbidi, quindi vado a lavorare anche qui i 27 punti che ho, ultimo punto basso nell'ultimo quadratino, quindi ripeto 1, 2, una catenella, giro il mio lavoro e sempre nello stesso punto, nell'ultimo aggiungo altri 2 punti, 1 e 2. Ultimo lato da rifinire, quello più lungo, ripeto quello che ho fatto prima. Per ciascuna riga a punto basso lavorerò un punto basso, quindi prima riga un punto basso, seconda riga un punto basso, terza riga un punto basso, quarta riga un punto basso e così via per tutte le righe successive. Chiaramente facendo lo stesso lavoro sia sul lato che sull'altro lato avremo lo stesso numero di punti. Bene, amiche ed amici, dunque facciamo il punto della situazione. State vedendo un po' di fili ovunque, di cordini più che altro, di chiusura, anche il laterale, ma adesso vi spiego e mostro tutto, tranquilli. Intanto ci eravamo lasciati proprio al giro di rifinitura, dunque l'ho terminato ovviamente, ho fatto gli ultimi 2 punti nel primo punto dove avevo fatto i primi 2, se vi ricordate, ho staccato un po' di cordoncino. Con l'aiuto di un ago vado a sostituire la catenella con ago e cordoncino stesso, per cui mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, giro il mio lavoro e vado a bloccare e nascondere il cordino in eccesso.
questo sarà il risultato del corpo della nostra borsa. Vi do anche le misure perché siamo a qualche centimetro in più, sicuramente siamo arrivati a 50 di altezza, esatto, per una larghezza da 21 cm. Non ve l'avevo detto prima, qui ho tutti i fili in eccesso, ma li andiamo a tagliare subito senza esitare. Sono ben bloccati, quindi tranquilli, fate questa operazione con tanta tranquillità, senza tagliare ovviamente i punti bassi. Fissare la rete con il giro di rifinitura. Bene, adesso sì che il pannello è super pulito, guardate che spettacolo di lavorazione, e sono semplicemente punti bassi. Ora, passaggio successivo, avrete notato che ho fissato, ma in maniera momentanea perché ho fatto delle prove, la chiusura a cartella che utilizzerò per questo progetto, ma sappiate che potete utilizzare anche dei bottoni magnetici o con le alette o quelli da cucire. Comunque nel mio caso l'ho fissata momentaneamente perché dovevo capire più o meno dove andare a costruire i laterali e che profondità conferire alla mia borsa. Inizialmente volevo posizionare la mia chiusura e quindi la patella molto in basso, quindi diciamo a questa altezza. Vi faccio vedere anche i due lati, così più o meno vi potete regolare anche voi. Potete anche decidere se posizionare la patella in basso, possiamo posizionarla anche ancora più in basso in questo modo, oppure in alto. Se la posizionavo in basso dovevo realizzare dei laterali con poca profondità. Considerate che qui io ho lavorato 10 punti, ne avrei dovuti lavorare 4. Ma siccome per me una borsa è pratica, comoda e capiente, appunto perché ha un bel po' di profondità, una profondità bella che è sostanziosa, ho deciso per questo modello di applicare la chiusura un po' su rispetto alla norma. Otterrò questo risultato e già, come notate, cambia del tutto il modello, e non solo, acquisisco anche un po' di profondità. Possiamo avere questa libertà di scelta perché il pannello è abbastanza lungo, misura 50 cm, quindi a voi la scelta. Una volta fatti tutti questi calcoli possiamo procedere con la costruzione dei due laterali. Quindi che cosa ho fatto? Ho posizionato la mia borsa esattamente in questo modo, come state vedendo voi. Ho preso due marcapunti e così ad occhio sono andata a ricavare la base, il fondo della mia borsa. Quindi ho calcolato il primo punto della riga in blu e l'ultimo punto della riga in giallo. Ovviamente, avendo lavorato il corpo borsa con tantissime colorazioni, posso prendere in considerazione, posso prendere come riferimento, ecco, le righe, per cui andrò a costruire il mio laterale esattamente in questi punti. Dal primo all'altro marker ho esattamente 10 punti, ma prima di costruire il laterale vi devo dire più o meno dove ho messo il primo marker, no? Prendendo in considerazione la parte davanti dove c'è la seconda metà della chiusura, siamo a 14 cm. I 10 punti segnati corrispondono ad una profondità di 6 cm e mezzo, 7 cm, sì, e qui invece abbiamo parte dietro più patella 30 cm esatti. Metà chiusura l'ho posizionata a 6 cm, esattamente al centro abbiamo 9 cm, 9 cm dall'altra parte, quindi più o meno potete regolarvi in questo modo. A questo punto penso di avervi dato tutte le info utili. Possiamo partire con la costruzione del primo laterale. Ovviamente inizio col blu, visto che mi è avanzato questo pezzettino, mentre qui già con l'azzurro sinceramente l'avevo dimenticato. Comunque, allora inserisco l'uncinetto nel primo punto di 10, prendo un po' di cordoncino e lo faccio passare. Prendo tutta la maglia, faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto basso. La catenella mi serve per agganciarmi. Dopodiché vado a lavorare i prossimi 9 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10° punto. Tra l'altro nemmeno li avevo contati, figuratevi, e sono 10. Poi faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo con la seconda riga.
un punto in ciascun punto per un totale sempre di 10. Vado a lavorare l'ultimo punto ma non lo chiudo. Qui vado a tagliare subito il cordoncino, stesse misure della riga. Colorazione azzurra, porto sull'uncinetto, faccio passare, insomma, stesso lavoro di prima, catenella, giro il mio lavoro, prendo le due code e me le porto proprio davanti alla seconda riga e me le vado a bloccare. Quindi faccio il primo punto basso. Anche qui non preoccupatevi se la lavorazione risulta lenta, poi basta andare a tirare il tutto e si blocca. Quindi continuo, secondo punto basso, terzo, quarto, quinto e decimo punto. Ok. Volendo, le code dietro le possiamo subito andare a tagliare perché abbiamo bloccato. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo per la riga numero 4. 2, 3, 4 e l'ultimo punto ovviamente lo vado a lavorare con la terza colorazione, il color Tiffany, verde acqua, quello che è. Allora, insieme abbiamo fatto 4 righe, facciamone altre 14 per un totale di 18 con le 4 fatte insieme e ci rivediamo perché vi devo mostrare come applicare il ponticello, proprio come ho fatto qui. Bene, ho lavorato le mie 18 righe, ora sto per lavorare la 19esima e devo applicare l'altro ponticello, quindi lo facciamo insieme. Ho già lavorato il primo punto, vado a lavorare altri 2 punti per un totale di 3 e lavoro anche le code dietro. Scusate se non state vedendo nulla visto che sto utilizzando il bianco, però abbiate pazienza solo per questa riga. Comunque prendo adesso il ponticello e vado a lavorare 4 punti prendendo anche ovviamente l'accessorio. 1, 2, e 4. Ecco qui, credo che adesso si veda bene bene, tiro anche le code, perfetto, mi rimangono gli ultimi 3 punti bassi e vado a fare un punto in ciascun punto. Ovviamente qui devo cambiare il colore, passo all'azzurro, catenella, giro il mio lavoro e procedo per altre 4 righe. Ultimo punto basso, ho terminato le mie 4 righe, faccio una catenella e stacco un po' di cordoncino. Qui ovviamente possiamo tagliare l'eccesso sia sul lato che sull'altro lato. Bene, adesso andiamo a rifinire proprio come ho fatto l'altro laterale. Questo passaggio ci aiuterà ai fini della cucitura. Riprendo il mio cordino, faccio un cappio e vado direttamente alla base, dove c'è il punto basso in bianco. Inserisco il cappio e tiro fuori. Andrò a lavorare semplicemente un punto bassissimo in ciascuna riga. Entro nella primissima riga in blu, prendo il cordino e faccio un punto bassissimo. Riga numero 2, un punto bassissimo. Riga numero 3, un punto bassissimo e così via per tutte le righe. Punto bassissimo sul primo punto basso, giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto basso sottostante. Giro il mio lavoro e procedo per l'ultimo lato.
ultime 2 righe in blu, quindi 1 e 2. Allora vado a fare un punto bassissimo ovviamente nel punto in bianco. Adesso posso staccare un po' di cordoncino proprio come ho fatto dall'altra parte, quindi sfilo, me lo porto dentro così e lo faccio uscire direttamente dal primo punto in costa dietro, quindi lo prendo e me lo porto da quest'altra parte, così sono pronta per andare a cucire e voilà, questo sarà il risultato. Ovviamente ripeteremo lo stesso lavoro dall'altra parte. Questo eccesso me lo porto tra i punti. Non vi avevo detto che qui ho già nascosto e bloccato tutti i cordini in eccesso. Alla fine ho cambiato idea, non preoccupatevi se sembra un po' sporco perché tanto andrò a foderare il progetto, comunque li ho fatti passare attraverso la rete. Non c'è il rischio che il lavoro si sfili perché già è tutto bloccato fin dal principio. A questo punto vado a prendere uno scampolo, vado a ritagliare le stesse dimensioni del pannello rettangolare, vado a ritagliare esattamente 48 per 19 più 2 cm per lato, quindi 52 cm per 23 cm. Questi 2 cm di margine mi permettono di ripiegare il mio scampolo e di andare poi a cucire il tutto sul corpo della borsa. Vado a prendere la mia confezione di scampoli 46 per 56 cm con questa fantasia a pois. Allora c'è l'imbarazzo della scelta, non sapevo davvero che colore abbinare, visto che la borsa è multicolor, però alla fine ho optato per questa colorazione molto vivace, verde mela direi. Comunque con un gessetto ho tracciato tutte le misure utili, come notate ci sono i 2 cm di margine che mi servono per andare a cucire e col senno di poi ho fatto proprio bene a lasciare 2 cm di margine in più per lato e non 1 centimetro, perché poi vedrete che sforo un pochetto. Mi raccomando, se siete principianti come me nel cucito, fate in questo modo. Comunque poi ho ritagliato tutto l'eccesso, ho preso il corpo della mia borsa e ho posizionato il mio scampolo. Come notate le linee tracciate in precedenza mi faranno da guida, quindi ripiego il tutto, mi aiuto anche con delle mollettine e sistemo un po'. Ecco, se ci fate caso ho sforato un po', sono ben visibili le linee guide tracciate in precedenza, ma tranquilli, essendo un gessetto per sarta con un panno umido si toglie. Comunque ho foderato anche i 2 laterali, ho ritagliato 2 rettangoli e ho eseguito lo stesso procedimento del corpo della borsa. Se non avete le mollettine potete utilizzare comunque degli spilli. Ho fatto passare l'eccesso al di sotto alla base come notate e ho cucito anche questa zona qui che sta alla base tra uno scampolo e l'altro, proprio questo che vi sto segnalando, quindi ago e filo trasparente per cucire ed il gioco è fatto. Questo è il risultato. Adesso non ci rimane che andare a cucire i laterali ed il gioco è fatto. Mettiamo anche la chiusura insieme, una tracolla e il progetto sarà così pronto. Prendo ago e il cordino che avevo lasciato insieme a voi. Se vi ricordate sono uscita fuori già dal punto da cui devo partire. Basta piegare la mia borsa in questo modo e andare a cucire punto con punto. Dal punto in cui mi trovo passo direttamente al primo punto e rientro, prendo soltanto le costine più interne, le 2 maglie più interne. Potete anche prendere entrambe le asole a vostro gusto, non cambia nulla, cambia soltanto la trama di cucitura. Punto successivo, metà asola con punto successivo, terzo punto e così via per tutti i punti che mi ritrovo sul laterale ovviamente. Ok, cucio l'ultimo punto con l'ultimo punto e faccio passare questo cordoncino attraverso questi punti. In questo modo mi riporto dall'altra parte e vado a cucire senza tagliare il cordino.
entro nell'ultimo punto e sbuco fuori dal primissimo punto bassissimo, giro il mio lavoro e continuo la mia cucitura. Mi inserisco nella prima catenella, sempre nella maglia interna. Vi ricordate 2 punti, una catenella, 2 punti, vado nella catenella, nell'asola e inizio a cucire. Punto successivo con punto successivo e ripeto lo stesso lavoro. Bene, vado a cucire gli ultimi 2 punti, ho terminato il primo lato. Ultimo punto con ultimo punto. Ok, quindi posso fare, volendo, una doppia passata, fare un nodo e andare a nascondere questo cordino in eccesso anche tra i punti della riga in blu del laterale, e quindi andiamo a ripetere lo stesso lavoro anche dall'altra parte. Qui il cordino si trova da questo lato, quindi facciamo al contrario. Bene, guardate che spettacolo di cucitura, super pulita. Ho cucito entrambi i lati, ovviamente, che dire, la borsa è davvero spettacolare. Non mi rimane adesso che fissare l'altra metà. Prendo un attimino le misure, più o meno dovrò agganciarmi qui, faccio in questo modo. Ok, quindi stacco, apro un po' la zona dei dentini, se volete potete mettere anche un po' di colla. Ok, ho preso tutte le misure utili, quindi spingo il tutto. Ok, faccio aderire per bene. Per fissare ancora meglio uso delle pinze, uso anche un pezzo di stoffa per non graffiare la mia chiusura e quindi spingo da una parte e anche dall'altra. Quindi a questo punto posso chiudere la mia bag. Wow, e questo sarà il risultato. Sono molto contenta di aver fissato proprio la chiusura un po' più in alto rispetto al solito. Ecco qui, guardate. Ora non mi rimane che inserire una tracolla, una catenina. Ora vediamo un po' cosa trovo tra le mie cose e l'applichiamo subito insieme. Tra le mie cose cosa ho trovato? Questa tracolla super colorata, eccola qui, che ci potrebbe stare anche bene. Non ricordavo assolutamente di averla. Il problema qual è? Che è oro e io ho utilizzato degli accessori argento, quindi un pochetto stona, ma direi anche di no. Vediamo un po'. Troppo graziosa, però non lo so, non mi convince tanto. E anche da 50 cm mi sembra un po' piccina piccina. Allora, in alternativa potrei anche mettere una solita catena. Qui ho 60 cm di catena che credo ci stia anche abbastanza bene, perché comunque tutte le rifiniture sono in bianco. Anche se abbiamo colori caldi e freddi, io credo che argento ci stia molto meglio. Proviamo un attimino. Qui ovviamente inserisco direttamente l'anello della catena e chiudo. E voilà, e lo stesso faccio dall'altra parte. La metto tutta sul dritto, apro l'anello in questo modo, poi inserisco e chiudo. E voilà, il progetto sarebbe completato, ma volendo potremmo anche realizzare la tracolla all'uncinetto con tutte le colorazioni. Certo, la cosa fastidiosa è che dobbiamo andare a nascondere tutti i colori. Volendo potremmo farla proprio così come per la borsa Jess. Vediamo un attimino come rende, tanto è azzurra, la bag è super colorata, ci potrebbe anche stare. Io per esempio la farei bianca, anche se si sporca subito il bianco, però sì, potrebbe andare bene anche questa lavorazione o l'altra appunto basso termico. Casomai vi lascio il link nella i qui in alto. Vi lascio tutti i manici, la playlist di tutti i manici che possiamo realizzare all'uncinetto. Comunque questa è la borsa, io spero vi piaccia. Ovviamente potete realizzarla con qualsiasi materiale, è abbastanza pratica, comoda e capiente, come vi dico sempre. Anzi, vi do le misure perché così facciamo prima. Allora, la borsa misura 22 cm, altezza 16 cm e abbiamo una bella profondità da 8 cm. Direi che nonostante abbia utilizzato degli scarti, degli avanzi di cordoncino, il risultato è davvero top.
troppo bella. E voilà, amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Merita davvero di vedere la borsa indossata perché è davvero una chicca. Mi piace proprio il modello, mi piacciono anche le colorazioni che ho utilizzato. Penso proprio che questa borsa rispecchi molto la mia personalità. Comunque spero vi abbia fatto piacere questo tutorial, la borsa. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se anche voi a casa avete avanzi di cordoncini un po' qua e là, avanzi di rete, oppure accessori per borse che sono messe lì a prendere la polvere. Questo progetto potrebbe essere proprio la scusa per prendere tutto e fare la borsa all'uncinetto Cora. Comunque io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial, i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. Cosa aspetti? Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Alla prossima, un bacino a tutti!